Aggiornamento di calciomercato Inter, lo facciamo in piena sosta, approfittiamo ecco, di questo momento di pausa dedicato alle nazionali per fare un po' il punto della situazione su quello che sta avvenendo in casa nerazzurra e quello che dobbiamo aspettarci nelle prossime ore anche, e anche nelle prossime settimane e poi nei prossimi mesi per quanto riguarda il mercato dell'Inter. Con Marotta che ci ha dato qualche indizio in questi ultimi giorni, qualcosina sta trapelando, ci sono dei nomi con l'Inter che è sempre attenta a parametri zero, che già ora sono caldi e altri che potranno diventarlo. E allora ho il grande piacere di ritrovare qui su Passione Inter un ospite sempre molto gradito, il nostro collega Giorgio Musso da calciomercato.it. Ciao Giorgio, ben ritrovato. Ciao Lorenzo, il piacere è mio, ben ritrovati, un saluto a tutti e grazie all'invito. Grazie a te Giorgio come sempre per la grande disponibilità. Parliamo di mercato con te che segui sempre da vicino tutte le vicende dell'Inter e non soltanto, ma anche e soprattutto in chiave mercato su calciomercato.it. Dicevamo, partendo proprio dalle ore, da quello che sta per succedere, nel momento in cui stiamo registrando non è ancora ufficiale, ma l'Inter ha sostanzialmente blindato Jan Bissek, che poi ti chiedo se blindato è la parola corretta secondo te. Blindato per il momento, Lorenzo, Ok. dici bene, blindato per il momento perché Bisek ha tirato non solo in questo periodo, ma anche la scorsa estate, le big in particolare di Premier League. Tu parlavi del rinnovo, sono ore caldissime perché manca ovviamente solo l'ufficialità. Ausilio, Marotta e Baccine non si fermano mai, dunque c'è sempre fermento dalle parti di Viale della Liberazione. Appunto nelle prossime ore o in queste ore sono attesi ovviamente gli agenti del giocatore con lo stesso difensore tedesco per la firma del rinnovo annuale, dunque dal 2028 fino al giugno 2029. Sostanzioso anche il ritocco dell'ingaggio di Bisek che passerà dagli 800.000 euro attuali a circa 1,5 a stagione. Dunque la conferma per Bisek di essere ormai entrato stabilmente non solo nelle rotazioni di Simone Inzaghi, ma di essere comunque un giocatore importante per l'Inter e non soltanto una semplice alternativa sia a Pavard sia a Bastoni, come è dimostrato con la grande prestazione, con la perfetta prova contro l'Arsenal nell'ultimo match di Champions League. E dicevamo non blindato perché ovviamente la prossima estate, se dovesse arrivare un'offerta pesante, un'offerta nell'ordine dei 40 milioni di euro, l'Inter si siederebbe sul tavolo a trattare perché ovviamente frutterebbe una plusvalenza sostanziosa per WAC3, per la proprietà ovviamente americana dell'Inter, con Marotta e Ausilio che l'ultima estate hanno rifiutato un'offerta da circa 25 milioni dalla Premier in particolare e dall'Aston Villa, però se n'estate arrivasse un assegno ancora più sostanzioso, l'Inter prenderebbe in considerazione un'eventuale uscita di Bisek. Per il momento è blindato, non è blindatissimo perché ovviamente con il mercato mai dire mai. Soprattutto per un profilo che in queste ore viene osservato anche in ottica nazionale, che potrebbe strappare presto una convocazione con la nazionale tedesca, quindi è C'erano Lorenzo gli sicuramente... osservatori appunto del CT tedesco domenica, anzi sia per la Champions sia domenica Bisek non è entrato in campo, però ovviamente con l'Arsenal ha fatto una grande prestazione e dunque oltre a essere diciamo all'attenzione delle big inglesi anche monitorato attentamente dalla Germania in chiave nazionale. E allora già quest'estate ci avevi parlato, ci avevi anticipato un po' di questi interessamenti, ora fissiamo l'asticella a quota 40 milioni. Nel frattempo però Giorgio c'è un altro caso, tu sei stato il primo, mi ricordo, quest'estate, quando si parlava di Dumfries, in tanti dicevano il rinnovo arriva, è fatto, tu invece ci avevi detto di andare un pochino più prudenti, almeno con le tempistiche, infatti ci parlavi della sosta nemmeno per la sosta delle nazionali di ottobre, quando tutti dicevano già agosto è fatta, firma, eccetera. Ci avevi detto in realtà attendiamo più novembre addirittura. Ecco, novembre ci siamo, c'è chi scrive siamo alle firme, ci siamo, preparati i contratti, preparati la penna, che manca? La sedia, il tavolo, cosa manca per il rinnovo di Dumfries? C'erano un po' di intoppi, diciamo così, da risolvere nel nuovo contratto di Dumfries. Si era parlato, Lorenzo, e ricorderai anche di una possibile clausola degli agenti proposta
dagli agenti per liberarsi eventualmente di fronte a un'offerta la prossima estate, nel prossimo mercato estivo. L'Inter non ha accettato questa proposta, anche per questo si è andati per le lunghe con il giocatore e i suoi agenti, che avevano fatto in sostanza un passo indietro sulle richieste dell'Inter, perché un anno fa si partiva dai 5,5 richiesti da Dumfries contro il tetto dei 4, dunque un rinnovo alla Di Marco, per intenderci, a proposito ovviamente di fasce della formazione della formazione di Simone Inzaghi. 4 milioni era il tetto fissato dall'Inter, 4 milioni è l'accordo trovato tra le parti, e in sostanza nelle ultime settimane si è andati un po' a ricamare per quello che è il nuovo accordo del giocatore fino al 2028, non 2027. Lorenzo, siamo lì, siamo alle battute finali, c'è da limare magari gli ultimi parametri per quanto concerne ovviamente i bonus, perché i contratti al giorno d'oggi sono pieni di clausole, non solo per clausole inteso come rescissorio di possibili ovviamente riferimenti al mercato, ma anche e soprattutto per i bonus personali, i bonus di squadra, presenze, gol, assist. Dunque sono piuttosto articolati, però siamo alle battute finali. Presto arriverà l'ufficialità per il rinnovo di Dumfries, e dicevamo dal 2025, perché lui è in scadenza, fino al 2028, 4 milioni di euro più bonus. Dunque questo è l'accordo che è stato trovato tra le parti, però come dicevamo prima per Bisek, blindato ma non blindatissimo, perché se la prossima estate dovesse esserci un'offerta pesante e dall'estero per il giocatore, che viene valutato almeno 25 milioni di euro, l'Inter, come per Bisek, la prenderebbe in considerazione, fermo restando che è un profilo molto stimato da Simone Inzaghi, nonostante spesso e volentieri gli preferisca Darmian, e anche dalla società nerazzurra, visto che non sarebbe comunque facile trovare sul mercato un sostituto sia all'altezza di Bisek, di Dumfries, scusami, ma anche con le caratteristiche del nazionale orange. Assolutamente, però la buona notizia che ci dai è che i tifosi non devono, o Ormai almeno ci siamo. non è un nuovo caso Skriniar, questo si No, stanno... non devono neanche pazientare tanto ormai, perché Ok. risolti gli ultimi cavilli su un contratto, dicevamo, piuttosto articolato e vicina alla fumata bianca o nerazzurra, in questo caso per Dumfries, che ha trovato comunque più minutaggio negli ultimi tempi nello scacchiere di Simone Inzaghi. Senti, abbiamo tranquillizzato i tifosi interisti, io li vorrei anche fare un po' sognare a questo punto, perché è un Inter che in campionato è un punto dietro al Napoli, con delle valutazioni in questo momento che sono molto divise tra chi ritiene la stagione positiva, chi negativa, ma su questo poi ci torneremo. Comunque è un Inter che è in buona posizione in campionato, buonissima posizione in Champions League, con 2 partite adesso contro l'Ipsia e Leverkusen non semplici, ma alla portata, che potrebbero indirizzare quasi in maniera decisiva l'Inter verso gli ottavi di finale, un obiettivo che è importantissimo da un punto di vista sportivo, ma anche economico, perché con un Inter che viaggia verso un pareggio di bilancio in questa stagione, ottenere dei ricavi extra che non erano stati preventivati da questa Champions, potrebbero aprire degli scenari nuovi. La domanda da tifoso che ti faccio, Giorgio: ci possiamo aspettare secondo te qualcosa dal mercato di gennaio per l'Inter? Diciamo Lorenzo, mai dire mai sul mercato. Io una porticina, conoscendo un po' Marotta così, lo lascerei aperta, perché abbiamo imparato a conoscere la dirigenza nerazzurra, non solo Marotta e Ausilio, ma anche Baccin, sono sempre attentissimi alle opportunità che presenta il mercato, a maggior ragione in un mercato comunque complicato e difficile come quello di gennaio. Magari un ritocco, diciamo così, piuttosto che un rimborso, potrebbe far comodo a Simone Inzaghi, soprattutto sulle corsie esterne. Ovviamente anche in attacco, visto il rendimento di Arnautovic e Correa, magari qualcosina ci vorrebbe anche in quel settore del campo, però in attacco, diciamo, l'investimento l'Inter lo ha programmato per la prossima estate, dunque per fine stagione. Magari potrebbe arrivare
un esterno. Tutto, Lorenzo, dipenderà in questo caso, tu dicevi prima, della Champions, ma anche dalle condizioni di Buchanan, che è rientrato negli ultimi tempi in gruppo. È un giocatore sul quale Inzaghi fa grande affidamento per le rotazioni nelle prossime settimane e comunque per il resto della stagione. Però il canadese non gioca una partita ufficiale praticamente da 4 e 5 mesi, è stato fermo per il grave infortunio rimediato in nazionale in Coppa America, e dunque ci vorrà un po' di rodaggio per lui per rivederlo nelle migliori condizioni possibili. Tu parlavi di Champions, non solo sul campo ma anche a livello economico e finanziario, perché un accesso diretto agli ottavi di Champions, oltre a essere comunque un risultato comunque importante, consegnerebbe all'Inter un tesoretto intorno ai 10 milioni di euro, che è un po' il bonus per il passaggio ovviamente del turno dal girone unico agli ottavi di Champions. 10 milioni che potrebbero far comodo. Magari l'Inter avrà intenzione di investirlo tutto o parte nel mercato estivo, però una porta aperta la lascerei in questo caso per gennaio, perché sul doppio fronte tra campionato e Champions, tra il bis scudetto e ovviamente anche un sogno Champions, Inzaghi magari qualche ritocco, diciamo così, lo ha chiesto alla dirigenza di Viale della Liberazione, e con Marotto Silo c'è sempre da stare attenti. Dunque io non chiuderei le porte a un possibile investimento. Se vogliamo magari individuare il ruolo, diciamo così, sulle fasce, magari viste le condizioni non ottimali di Buchanan, magari ci potrebbe essere bisogno di un rinforzo con Carlos Augusto in questo caso, che farebbe a tutti gli effetti il vice e Bastoni. Ho 2 ultime domande allora Giorgio, la prima proprio su questo tema, perché allora è indubbio, giustamente tutto dipende da un'uscita, perché l'Inter già ora ha le liste al completo, a meno che non decida di prendere un giocatore vivaio Inter, non c'è proprio spazio a livello numerico per inserire nuovi Anche perché, giocatori. Lorenzo, ricordiamo che in Champions è stato inserito Buchanan, morto al Correa, non Palacios. Palacios ovviamente è l'ultimo acquisto della sessione estiva, dunque dovranno essere bravi in questa situazione dirigenti nerazzurri a trovare spazio anche per un eventuale nuovo acquisto. Quindi bisogna creare spazio dipendente da un'uscita. Buchanan, che nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista dove lui dice che il suo ruolo è quello di ala offensiva nel 4-3-3, quindi qualcuno ha detto ma come si incastra questo nell'Inter? Quindi un flash, poi ti faccio l'altra domanda più pesante. Priorità secondo te, se c'è la possibilità di fare un colpo, Inzaghi e l'Inter stanno ragionando sull'esterno, dove tra l'altro l'Inter di colpi a gennaio ne ha già fatti per anticipare i tempi, come lo stesso Buchanan, come Gosens prima, Eriksen era un altro ruolo, però l'Inter a gennaio ci ha abituati negli ultimi anni a fare qualcosina in caso di esigenza. Ci abituati, Lorenzo, l'anno scorso per l'infortunio di Quadrado, dunque c'era un'esigenza comunque importante di sostituire un giocatore come Quadrado, che partiva all'inizio come un titolare più con vice Dumfries sulla corsia destra. Vedremo appunto se ci sarà la necessità per Simone Inzaghi e per la dirigenza dell'Inter di trovare un nuovo rinforzo sulle corsie esterne. Parlavamo del budget della Champions, ma io parlerei più di un'occasione di mercato, fermo restando che il profilo o i profili chiesti sul mercato dalla proprietà americana vanno più che per l'esperienza. Magari Inzaghi cercherebbe un giocatore più di esperienza, vanno per un giocatore magari di prospettiva, un talento. Marotta l'altro giorno ha detto valuteranno eventuali opportunità su profili giovani, quindi c'è anche quel nome di Bertola dello Spezia eventualmente a tener d'occhio. Bertola anche più come Leoni, se ricorderai, anche Leoni che adesso è finito al Parma, era un giocatore futuribile per la difesa nell'azzurra. C'è Bertola che è un giocatore che comunque è stato seguito anche dal vivo negli ultimi tempi. Poi mi verrebbe a dire anche il nome di Daniel Maldini per l'attacco, di Castro del Bologna, a proposito comunque di giocatori che si stanno mettendo in mostra, giovani e futuribili non solo per il presente ma anche ovviamente per il futuro. Io mi aspetto più magari che una spesa a un giocatore in prestito con possibile opzione ovviamente di obbligo o riscatto la prossima estate, visto che l'Inter, nei piani dell'Inter c'è comunque quella di accumulare eventualmente il tesoretto Champions per poi destinarlo ai colpi
la prossima estate. Dunque Marotta e Ausilio saranno attenti soprattutto alle opportunità magari in prestito che presenterà il mercato, ovviamente nella finestra di gennaio. E allora la mia ultima domanda è proprio su questo tema, riallacciandoci a una cosa che hai detto prima. L'Inter secondo te sta pianificando un investimento in attacco per la prossima estate? Sì, Ti sì, aspetti sì, sì, qualcosa in sì. attacco? È Jonathan David il nome da tener d'occhio oppure che idea ti sei fatto? Ci sono un po' di nomi, Lore, ci sono un po' di nomi. Prima ovviamente parlavamo di Daniel Maldini, di Castro, io non toglierei dalla lista il nome di Raspadori, che è un giocatore che sta giocando poco per quelle che sono le sue qualità, anzi direi pochissimo per quelle che sono le sue qualità. A Napoli non è entrato neanche domenica appunto nel match di San Siro contro l'Inter. È un giocatore che come caratteristiche somiglia a Gudmundsson, che era un po' il giocatore ideale di Simone Inzaghi per andare a completare il pacchetto dei 4 in attacco la scorsa estate. Dunque io oltre a David, sul quale comunque ci sono dei contatti frequenti, degli aggiornamenti con ovviamente l'entourage del giocatore, però su David la concorrenza è super agguerrita tra Juventus, tra Barcellona, ovviamente i club di Premier. Il giocatore chiede un ingaggio per i prossimi 5 anni da 5-6 milioni di euro a stagione, lordi sarebbero superiori agli 11 milioni, bonus alla firma, ovviamente la commissione per gli agenti. Dunque abbiamo fatto un pezzo nelle scorse ore per calciomercato.it, è una spesa intorno ai 65 milioni di euro, senza ovviamente il pagamento del cartellino, visto che si libererà a zero dal Lilla. Dunque David, ma ci sono anche altre alternative sul taccuino di Ausilio, Marotta e Bacine, perché l'Inter necessariamente dovrà operare in attacco per la cosiddetta quarta punta, che magari non sarà la quarta in ordine ovviamente di qualità, di profilo, ovviamente di caratteristiche, ma servirà a livello numerico per andare a completare l'attacco di Inzaghi, visto che oltre a Correa anche Arnautovic lascerà l'Inter a parametro zero a fine stagione. E poi io metterei Lorenzo, non vorrei preoccupare i tifosi dell'Inter, però un piccolo punto interrogativo su Thuram lo metterei sempre, perché la crescita di Thuram è sotto gli occhi di tutti, è un giocatore apprezzatissimo non solo in Premier ma anche in Spagna, e dunque ci sarà da monitorare la sua situazione, fermo restando che l'Inter non ha assolutamente intenzione di privarsi di Thuram, un giocatore fondamentale, un titolarissimo per Inzaghi ma anche per la dirigenza dell'Inter. Però se arrivasse un'offerta vicina alla clausola rescissoria, parliamo di 85-90 milioni di euro, difficilmente Oaktri e Marotta potrebbero resistere a un assegno di tale portata. Dunque ci sarà da monitorare la sua situazione, e poi ovviamente arriverà sicuramente una quarta punta in grado di completare l'attacco di Simone Inzaghi. Giorgio, io ti ringrazio per queste tue informazioni, faremo un nuovo punto tra qualche mese, quindi un nuovo aggiornamento del Assolutamente, mercato sempre con grande piacere, Lorenzo. è in continua evoluzione. Grazie al nostro Giorgio Musso, calciomercato.it. Grazie Giorgio. A te Lorenzo, un saluto a tutti, alla prossima. Vi ricordo ovviamente, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, clicca sul tasto iscriviti. Vi aspettiamo poi su passioninter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo, per entrare a far parte di un gruppo di tifosi e tifose con cui ogni giorno discutiamo con qualità e con moderazione di tutti quelli che sono gli argomenti caldi del momento in casa Inter. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.